Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch, un modello in scala 1:8, edizione Hachette, uscita numero 82 delle 120 previste per il completamento di questo modello. Saluti anche dal mio amore, il mio gatto tigrato Michelangelo, eccolo qui. Grazie a tutte le persone che lo salutano. Lui è il fratellino di tutti quelli che amano gli animali. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Iscrivetevi sempre che ne abbiate piacere, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Stavo guardando che io non scelgo di mettere lo specchietto rosso, vedete, questo è quello che abbiamo montato, abbiamo insieme a voi, io e voi che mi seguite, che il lato guida. Trovo che sia bellissimo questo contrasto delle cromature che sta molto bene qui con le rifiniture, la maniglia, il nottolino, però questi sono gusti personali. Sono stati fatti due specchietti perché nella serie televisiva la macchina, qualche episodio, è stata vista anche con gli specchietti rossi o cromati. All'interno ci sono tanti pezzi. Questa è la cerniera. Stavo guardando che la verniciatura non è data veramente bene, tanto più che qui addirittura si vede il nero sotto della plastica. Pazzesco. Anche qui. Vedete, qui è più rosso, qui invece no, lo vedete subito. Questo è il telaio del chiavistello destro ed è in plastica. Questo è tutto metallo. Questo è il perno dell'apertura chiusura porte, quello che va poi nel telaio della porta quando andiamo ad aprirla. Qui abbiamo i due vetrini che sono in metallo lucido, bellissimi, con il biadesivo sotto, già applicato da una parte. La molla per permettere il ritorno una volta compresso il perno. Questo che è quello che io andrò a montare, e 5 serie di viti. 3 sono da avvitare nella plastica, eccole qui, EP, GP, SP, 2 sono da avvitare nel metallo, HM e FM. Io comunque non ho ritenuto opportuno usare lubrificante per crearmi filetti nel metallo, perché la vite si avvitava bene lo stesso. Mi sono creati i filetti ma non ho usato il lubrificante, e così come ho fatto con la plastica. Mi sono creati i filetti ma lì il lubrificante io non lo uso mai. Bene, adesso vado a lavorare su questa portiera che è fallata. Chi mi segue lo sa, mi dovrebbe arrivare la consegna, mi hanno detto fine settimana, inizio della prossima. Vi ho fatto vedere più parti dove è difettata nei video specifici quando ho ricevuto questo, però per fare il video andrò comunque a montare i pezzi, poi andrò a rismontarli, perché quello che monterò qui è minimo. Quello che invece monterò nei 2 video successivi che voglio fare in questo stesso video, quindi le 3 uscite le farò tutte contenute in questo video. E dicevo,
i montaggi successivi dei pannelli interno ed esterno, quelli lì non è che andrò a smontarli perché mi basterà svitare queste 3 viti e questa di qua e andrò a portarla sulla nuova portiera, quindi andrò a svitare solo queste parti qua dentro poi per andare a sostituire il pezzo. Bene, prendo questa che permette poi, dopo la flessione, il ritorno per la chiusura, apertura porte, ma soprattutto per la chiusura, anche se abbiamo anche il nottolino che ci aiuta. Quindi qui sono andato già a crearmi il filetto con una vite HM, questo lo metto così, perfetto. E avvito. Io mi permetto di darvi un consiglio. Vi ricordate che io nei montaggi, chi mi segue lo sa e non manda avanti video veloci, vi dico sempre di avvitarvi tutta la serie di viti che avete messo. Ogni volta che vi esce il numero successivo, andare a controllare le viti e stringerle. Infatti io sono andato a svitarmi queste 3 viti più questa e questa vite qui all'interno di questa portiera mi ha permesso di fare ancora mezzo giro perché si era assestata. Perfetto. Poi metto questo così, prendo la molla che va messa qui, qui ho già messo una vite SP, guardate come dorme bene il mio amore, ecco qui. Perfetto. A questo punto qui sono andato già a mettermi 2 viti FM faccio scorrere, ecco qui. Il montaggio è molto semplice. Lavora benissimo.
questo punto mi prendo lo specchietto che decido di mettere, che è questo cromato, e poi guardate, prima di levare il bioadesivo, la copertura dell'adesivo dietro, fate così e vi accorgerete che, seppure fatto molto bene, dovete comunque cercare di centrarlo, altrimenti vi sta troppo attaccato da una parte o dall'altra e si vede lo spazio e non è bello. Lo appoggio senza schiacciare e divido un po', come vi ho detto prima. Voglio farlo bene, ragazzi, metto pausa, vi ho spiegato come fare, però guardare attraverso il telefonino, parlarvi, o anche se stessi zitto, ci metterei magari un minuto e sarebbe un minuto in più di video. Magari prima metto la vite, che ne dite? Poi andavo poi a bucare il vetro sopra, no? Come faceva Benny Hill, il comico. No, questa no. Qui ho messo una vite GP. Metterò la parte con l'iniezione, qui il punto di iniezione lo metto basso. Ragazzi, così. Perfetto. E adesso vado a mettere il vetro, come vi ho spiegato prima. Ecco qui, guardate che spettacolo. Dopo aver fatto questo e averlo fatto aderire perfettamente, prendete uno stuzzicadenti di legno, fate questo lavoro, vi pulirà l'eccesso di collante che magari vi è uscito fuori dal biadesivo. Ecco qui. Adesso vado a rimuovermi la vite P. Qua siamo andati meglio dello specchietto che ho montato nella portiera sinistra, vi ricordate che ho dovuto intervenire?
io trovo che sia bellissimo, bellissimo. A questo punto il montaggio di questo numero è terminato. Passiamo al numero 84. Sì, non vi ho fatto vedere il montaggio di questo, ma è così semplice. Non ci vuole davvero niente, perché si mette questo qui e si fa lo stesso lavoro e si prepara poi lo specchietto. Numero 84. Quale gatto si fa toccare la pancia? Solo se sa che lo amate davvero potrete fare questo. No, questo qui. Quarta parte del montaggio della portiera destra. Una serie di VTAP. E questo che è il pulsante interno di chiusura e apertura porta per la sicurezza, così non vi aprono la portiera dall'esterno. Questa è la guarnizione cromata. Io sono già andato a consumarmi le imperfezioni qui. E questa è l'intelaiatura intermedia, perché poi ci andrà il pannello di plastica qui e la battuta della portiera. Sono andato già a mettermi, no, qui non l'ho messa. Bene, metto questo così e vado a inserirmi in questa maniera il pezzo. Premo solo in corrispondenza dei perni, in questa maniera. Ecco qui. Ah, ma sono bravissimo. Sto montando il numero 84, ragazzi. Ma possibile che ne faccio sempre una? Non ci posso credere. E va bene, dai ragazzi, metto da parte un attimo questo, tanto non è che abbia sbagliato nulla, ho fatto un numero prima, ma comunque si può montare anche così. Però insomma, se seguissi magari la sequenza non sarebbe male. Numero 83, sì, stavolta è numero 83. Povero me. Ecco qui la terza parte del montaggio della portiera. Io sono già andato a tagliarmi una scritta e l'ho messa qui a bagno nell'acqua. Ecco qui. All'interno questo bellissimo pannello verniciato, molto bello, in plastica, bellissimo, rifinito molto bene. Poi ho il bracciolo interno e il supporto del bracciolo interno, che sono in plastica. Qui ho messo una vite AP sono andato a vitarmene una qui e una qui.
il fregio cromato, plastica, attenzione, è facile romperlo se non lo maneggiamo nella giusta e dovuta maniera. E attenzione, questa è la maniglia interna della porta, questo è il sistema di alzacristalli elettrico e questo qui è un bottone di guarnizione che va messo nella giusta maniera, non così o così. Poi vi faccio vedere, me l'avevo anche spiegato quando ho montato la portiera a sinistra. Quindi la prima cosa, vado a levarmi con una lima questa sbavatura senza andare qui nella parte alta, perché quella vista sotto è nero, il pezzo è nero, ricordatevelo. Adesso mettiamo prima questo, così ho girato la parte che ho limato nella parte bassa, anche perché se io provo a metterlo al contrario mi sembra che non vada bene. Provo, no, va bene anche al contrario, però se lo metto così dalla parte alta si vede questo difetto, quindi lo metto sotto così, premo solo in corrispondenza dei perni. Non serve assolutamente premere in altri punti che non siano questi. Vedete? Questi sono i perni che sono usciti fuori. Così deve essere. Fatto questo, adesso procedo a montare, anzi ad applicare il fregio con la scritta Gran Torino, che non vi permette errori. Speriamo di non farne. Metto un po' d'acqua qui all'interno. È una decalcomania atipica, perché dovrebbe poter scorrere, invece ha un adesivo potentissimo. Comunque è andata bene, adesso vi faccio vedere. Asciugo con un panno.
Ecco qui. Ecco qui, guardate. Ho messo pausa perché poi con la punta di uno stuzzicadenti sono andato a toccarlo piano piano tutto intorno ai bordi affinché aderisse perfettamente bene, e in realtà questa parte sarebbe dovuta scendere un po' di più, ma è impossibile, perché a questo punto devo dire che è troppo larga, ma va bene lo stesso, perché qui è completamente contro la parte fresata. Quindi se io fossi andato a filo qui sarei uscito un po' qua. Meglio di così non è possibile, però sono soddisfatto perché insomma trovo che sia bellissimo questo particolare. Fatto questo, metto questo, il comando dell'alza cristalli, in un unico modo, perché un perno è piccolo e un perno è più grande, di conseguenza anche i fori. Così. Poi, ecco qui il pezzo. Guardatelo. Abbiamo due parti. La parte più larga e la parte più stretta. Ecco, ci dicono nelle istruzioni che la sezione ovale più stretta va rivolta verso la decalcomania, quindi la giro così con la parte più stretta sotto e la metto verso la decalcomania, poi vi faccio vedere bene. Ecco qui, guardate. Poi prendo questo e vado a mettere la maniglia di apertura, quella interna, e lo metto così, vedete? Abbiamo un piccolo segmento che esce dal perno e qui infatti abbiamo uno scasso dove va il segmento, così. Fatto questo, vado a rimuovermi la vite AP così. E non me la fa mettere. E non la mettiamo perché in realtà questa poi va messa qui all'interno. Così, ma non me la fa mettere. Allora a questo punto rimetto la vite qui. Eh sì, perché la montiamo poi dopo, nell'altro numero. Passiamo adesso all'ultimo numero, l'84. L'avete già visto, eh? Questo l'ho già fatto, adesso prendo il piccolo pezzo, il tempo di trovarlo.
sono sicuro che è qui, eccolo qui, il pulsante interno, eccolo. Questo non è questo qua. E lo vado a mettere così. Guardate. Non vi preoccupate che balla, perché poi col pannello non si muove più, quindi non vi preoccupate. Infatti vado a rimuovermi la vite AP, questo lo mettiamo su così, vedete? La chiusura viene intrappolata e non si muove più. Rimetto la mia vite AP, perfetto. Monto il bracciolo interno, vedete, così facendo non si vede neanche che avete consumato un po' la plastica. Addrizzate il bracciolo così, è perfetto. Che bello. Il montaggio è terminato. Nel prossimo numero ci daranno le leve interne per il meccanismo dell'alzavetri. Ecco qui. Voilà. Ho schiacciato meglio il pannello qui perché non era entrato bene nel perno. Guardate che spettacolo. Che sia un modello stupendo e non c'è niente da dire. Io sono contentissimo. È fatto veramente bene e sicuramente peserà circa 10 kg una volta che sarà terminato. Però sarò curioso poi di pesarlo. Non saremo tanto distanti. Un abbraccio, cari ragazzi, un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo nei prossimi video, grazie del vostro preziosissimo tempo. Da me e Michelangelo è tutto. Ciao ragazzi.